Da OLED a LCD, da 60 Hz a 120, da 64 GB di memoria a 256 e tante altre differenze. Ciao ragazzi, oggi sono qui perché ho preso la Switch 2 che ho segnalato sul canale Telegram e il canale WhatsApp che vi consiglio di seguire, dove pubblichiamo tante offerte, ma segnaliamo anche prodotti che escono in preordine o difficili da trovare. Oggi quindi vi faccio vedere semplicemente alcune caratteristiche tecniche e differenze tra la Switch OLED, l'ultima Switch prima della 2 e finalmente la Switch 2 tanto criticata. Perché? Perché anche il prezzo molto alto, abbiamo una console che arriva a 509 euro dai 2,99 della Switch OLED. Andiamole quindi a vedere insieme soprattutto le differenze sia delle console, del display, ma soprattutto anche quando lo andiamo a collegare alla TV. Ok ragazzi, come potete notare abbiamo delle dimensioni davvero molto più grandi. La Switch 2 cresce nelle dimensioni e tra l'altro possiamo notare che il display LCD ha un'ottima risoluzione 1080 contro i 720 della console precedente. La prima cosa che appare è che ovviamente i neri della OLED sono più scuri, più profondi rispetto all'LCD, ma poi lo andiamo a vedere in qualche gioco. La console quindi cresce nelle dimensioni, abbiamo i 242 mm in larghezza per 102 per 13 di spessore per 420 grammi con i Joy-Con, mentre qui abbiamo 272 per 166 per 13,9, spessore che non cambia, ma cambia per lo più la grandezza dello schermo, anche leggermente. I Joy-Con sono più grandi, Joy-Con 2, e come vedete la prima differenza è nelle dimensioni. Tra l'altro il peso con i Joy-Con 2 di 534 grammi, saliamo di circa 114 grammi per la Switch 2. Ovviamente Nintendo ha pensato bene agli utenti, tantissime lamentele negli anni sia per il sistema a slitta, che non è proprio pratico, proprio comodo, come se avete avuto una console o l'avete provata sapete come funziona, sistema a slitta con il sistema di sgancio qui, mentre qui abbiamo proprio un altro sistema, ovvero con i Joy-Con 2 abbiamo un sistema magnetico che dovrebbe garantire una maggiore affidabilità nel tempo, ma guardate la comodità di inserire il Joy-Con velocemente e di andarlo a staccare. C'è sempre una chiusura di sicurezza per andare ovviamente a agganciarlo e sganciarlo, e questo risulta davvero molto pratico. Configurazione dei tasti praticamente identica, se non per un tasto che vi dico dopo, non vi spoilerò nulla, ma quello che cambia è la qualità costruttiva e il sistema ottico dei tasti. Abbiamo ora un sistema con i Joy-Con 2 che dovrebbe garantire un'affidabilità nel tempo maggiore, perché sappiamo che questi si rompono in continuo, soprattutto gli analogici, che con ovviamente questo sistema hanno il difetto del drift, ovvero dopo un po' di utilizzo che succede? Il nostro personaggio per esempio cammina da solo, quindi col tempo abbiamo un'usura soprattutto dei pad, che qui invece cambia e dovremmo finalmente aver risolto questo problema, quindi è probabile che questi siano, diciamo, eterni, ci accompagnano per tutto il tempo della console e non dobbiamo cambiarli più spesso. Ovviamente i pad sono anche molto più comodi, il sistema di stick è completamente migliorato, molto più sensibile, molto più comodo, ma soprattutto più grandi. Anche i tasti hanno ovviamente un feedback diverso, un feedback molto più rumoroso per i vecchi, più silenzioso per i nuovi, ma soprattutto la velocità di ritorno del bottone è completamente diversa. La dovete provare per sentire la differenza. Tra l'altro c'è, come vedete, il tasto che vi dicevo prima, il Game Chat, sistema Game Chat che adesso viene introdotto ed è importante. Sembra, per chi non conoscesse le console, una cosa diciamo stupida, ma in realtà il Game Chat è un sistema che dovrebbe garantire una comunicazione più veloce. Grazie al sistema
di creazione di liste di chat o comunque grazie al sistema di condivisione schermo con i vostri amici, voi avete un'applicazione che adesso è sfruttabile, utilizzabile sempre, in qualsiasi momento, senza andare a chiudere l'applicazione. Nintendo quindi con la Switch 2 si va a sviluppare sul sistema di comunicazione, il sistema di sharing, di condivisione dello schermo, per avere un gioco con gli amici online molto più coinvolgente. La Game Chat ovviamente include anche un microfono per la Switch, che ha anche un sistema di riduzione dei rumori di sottofondo, quindi una Switch che è tra l'altro più completa, oltre alla porta USB-C che abbiamo anche sulla vecchia sul lato basso, qui viene introdotta, se vedi, una seconda porta Type-C sulla parte superiore, che è sempre un dispositivo di comunicazione in più, ma è stato pensato per l'applicazione di l'installazione di una webcam. Ovviamente il tasto per le cartucce, che sono praticamente identiche per la Switch 1 e per la Switch 2, è molto simile. Abbiamo il sistema sempre di inserimento e sgancio a molla, jack, Type-C che come ho detto qui non c'è, sistema di dissipazione leggermente allargato e migliorato, tasto volume e tasto accensione. Cambia poco quindi per i tasti LZL, R e ZR, che sono praticamente uguali, sono stati leggermente ingranditi. Come puoi notare c'è una maggiore curva dei tasti che scende quasi fino alla parte laterale, e anche qui il feedback è decisamente migliorato. Lo stand è ovviamente regolabile sulla vecchia, stessa cosa per la nuova, cambia la forma, adesso è più sottile. Qui troviamo sempre la micro SD che è possibile inserire sulla parte inferiore, e troviamo anche la micro SD qui sulla parte a sinistra. Questa è fondamentale per espandere la memoria, anche se questa da 256 GB dovrebbe garantire una memoria in più, ma dovremo vederlo con il tempo per vedere se i giochi ovviamente crescono in termini di gigabyte. Il menu e il sistema di navigazione è pressoché identico, cambia leggermente il layout, più largo, qui abbiamo una console più alta giustamente, ma fondamentalmente abbiamo la sezione online, qui abbiamo il Game Center che è possibile cliccare anche con il tasto fisico o con il tasto touch, lo shop, la galleria e tutte le impostazioni che ovviamente hanno una struttura simile. E vi ricordo che qui abbiamo connessione wifi, ma qui adesso siamo sulla connessione wifi 6, quando qui avevamo lo standard C, quindi maggiore velocità di comunicazione per i giochi online, per lo streaming e altro. La console si evolve sotto questo punto di vista. La dock station, anche base di ricarica, permette di collegarla vicino alla TV e quindi di cambiare l'esperienza di gioco. Anche qui abbiamo delle notevoli differenze non sottili. La dock station, come vedete, cambia nella forma. Abbiamo ora dock station di colorazione nera con scritto Switch 2, e questa è ovviamente la vecchia, logo più piccolo. Sulla parte posteriore abbiamo un sistema di sgancio simile. Qui la grande differenza è che troviamo un sistema di dissipazione attivo. Ovviamente la console, andando a sfruttare il 4K sulla TV, quindi abbiamo una bella differenza, e poi lo andiamo a vedere dopo, ha un sistema di ventilazione attiva che permette di andare a raffreddare meglio la console, perché ovviamente andremo a sfruttare tutto quello che è il comparto GPU, CPU di questa console in 4K, abbiamo bisogno di maggior raffreddamento. La console ovviamente ha sempre il cavo LAN, l'alimentazione che è sempre Type-C ma cresce in termini di watt, ma l'HDMI cambia in questo caso. Passiamo da 1.4 a 2.1 per il trasferimento video fino a 4K a 120 Hz. Beh, ora non ci resta che collegarla e vediamo un po' le differenze. Ma la prima differenza che possiamo notare è ovviamente quella che è l'uscita. Risoluzione 3840x2160, finalmente abbiamo una risoluzione decente e attuale con gli standard moderni, 60 Hz, HDR10, vi ricordo che ha questa console anche sul, diciamo, il monitor piccolo,
Tra l'altro abbiamo la possibilità di attivare l'uscita a 120 Hz, ovviamente con 1080 e 1440, in 4K siamo su 60. Abbiamo VRR, quindi il refresh rate variabile, modalità bassa latenza, tutte queste impostazioni non ce l'abbiamo assolutamente sulla vecchia, abbiamo ovviamente massimo 1080 a 60. Tra l'altro una grande differenza in termini di qualità, guardate il dettaglio che riceviamo, che abbiamo su TV, finalmente piacevole anche su console, cosa che invece non era per niente, no? Su TV da 55-60 pollici vedevamo ovviamente tutta quella che è la, diciamo, l'old gen di una 1080. Ormai siamo abituati comunque a TV 4K, risoluzioni 4K. Mario World ovviamente non vi dico, non vi parlo del gioco perché qui siamo su un'altra comparazione, ma vi parlo quello che è l'aspetto tecnico. 60 Hz è perfetto per questo gioco, 4K abbiamo bellissimi i colori e soprattutto una fluidità finalmente decente, quindi per me la differenza è notevole anche nella parte della TV. Ovviamente questo è il, diciamo, il supporto per creare il vero e proprio controller quando giochiamo alla TV. È molto simile al precedente e, come ho detto, anche il feedback dei tasti è notevolmente migliorato rispetto alla precedente console. I nostri giochi vecchi, sia fisici che digitali, della Switch 1 e della Switch OLED sulla Switch 2, quindi non perdiamo nulla, anzi con una maggiore risoluzione, ma soprattutto anche con una maggiore velocità di tutto il sistema. Non ci sono rallentamenti, come vi dicevo possiamo aprire Game Chat, il sistema di comunicazione, senza andare a chiudere nulla. Un'altra novità è la possibilità tramite questo accessorio di creare un vero e proprio mouse utilizzando dei sensori ottici avanzati dei Joy-Con 2 per utilizzare i controller della Switch 2 proprio come dei puntatori e li vedremo integrati non solo nei giochi ma anche nelle applicazioni. Decisamente più luminosa la Switch 2 rispetto alla precedente OLED. Inoltre quello che possiamo notare è la risoluzione ora a 1080 invece di 720. Lo schermo appare super definito e la differenza si nota, credo anche dal video. Molti giochi vecchi invece necessitano di un pacchetto aggiuntivo che dovete acquistare a parte, con un costo che di solito parte dai 10 euro. La OLED inoltre, anche se appare meno luminosa, presenta dei colori più brillanti, più carichi, con un contrasto più elevato. Appare invece più grigia la Switch 2, anche se comunque la resa di questo display è di sicuro ottima. Bisognerà capire se integreranno più in là una versione OLED. Tra l'altro Ray Tracing e DLSS non sono presenti sulla Switch OLED, ma sono presenti sulla Switch 2 e vanno comunque quindi a migliorare quello che è il comparto del realismo per la Switch 2. Tra l'altro molto più piacevole, molto più godibile grazie alla risoluzione 4K, ma a una qualità maggiore. Abbiamo finalmente una console che si avvicina alle console PS5, Xbox, quando la Switch OLED e la Switch 1 erano nettamente inferiori quando le portavi su un 55 pollici o superiore. Allora, passiamo ovviamente con l'autonomia. Non mi esprimo ancora perché non ho avuto ancora modo di provarla bene, però ho notato comunque un'autonomia inferiore rispetto alla precedente quando giochiamo ovviamente senza l'alimentazione, nonostante sia cresciuta la batteria. Non noto ovviamente miglioramenti dell'autonomia, anzi peggioramenti dovuti comunque alla risoluzione maggiore, ma soprattutto all'hardware che spinge di più e quindi ha bisogno di più potenza. L'autonomia cala, come ovviamente ho visto anche diciamo un po' online, però non mi voglio ancora esprimere, voglio far passare un po' di tempo e magari ve lo scrivo qui nei commenti. Per qualsiasi dubbio o domanda lasciatemi un commento qui sotto, io vi lascio anche canali Telegram, WhatsApp per seguire le offerte e se non è al momento disponibile seguiteci su Telegram perché appena è disponibile su Amazon ve la pubblichiamo. Un saluto a tutti e alla prossima!